Buongiorno a tutti quanti. Oggi parliamo dell'ultimo Orto Parisi. Dovrebbe essere stato il primo, però l'ho tenuto per ultimo perché mi sono chiesto tante volte faccio, non lo faccio, ne hanno parlato ormai anche troppo di questo profumo, però secondo me anche solo per il simbolo, il simbolo di questo profumo, secondo me vale la pena parlarne. E quindi parliamo di Mega Mare di Orto Parisi. Perché dico che è un simbolo? Perché dico che comunque è un profumo molto molto importante. È un profumo molto importante perché è assolutamente fuori dagli schemi. Adesso ormai è sdoganato perché l'hanno copiato in ogni salsa, veramente in ogni salsa. E quindi non è più così particolare o così ricercato come poteva essere appena uscito. Tra l'altro, da quello che ho capito, ci sono anche paesi e zone dove ormai lo indossano tra quelli falsi che ci assomigliano, che lo copiano, i dupe, e che questo e che quello ce ne sono ovunque. Quindi passi in centro e magari ci sono 100 persone che hanno lo stesso profumo e quindi ha perso anche di appeal. Però se una cosa ha segnato un punto della storia o ha avuto il suo perché, io trovo giusto comunque che anch'io ne parli, perché anche? Perché è stata la profumazione che mi ha fatto mettere praticamente il piede nella vera nicchia, in quello che dopo alla fine mi ha fatto innamorare, di cui ho provato questo. Dopo sono andato oltre, molto oltre a questo qua, che adesso probabilmente non lo ricomprerei neanche, per dire, per quanto sto andando oltre a questo. Però questi sono i profumi che ti fanno capire che c'è qualcosa al di là del solito commerciale, del solito già visto e già sentito. Allora, che profumazione è? Me lo godo, non mi interessa, adesso me lo spruzzo alla morte. Allora, è una profumazione marina, ma marina in un senso molto diverso da quello che uno può pensare. Non è quella profumazione marina fresca che sa un po' di acqua, che questa è una profumazione marina algosa, salata, liquiriziosa, ambra grigia, cioè è veramente estrema, pesante, invadente. È una profumazione che va capita, che va vissuta, che va dosata, che va usato nel momento giusto. È marina, ma secondo me portarlo con 40 gradi uccidi qualsiasi persona che ti sta attorno. Quindi è una profumazione che va usata nel momento corretto. Io le apprezzo molto nelle sere d'estate, forse è proprio il massimo che si può avere in una sera d'estate. Però è godibilissima anche in inverno. Perché? Perché ti ricorda il mare, ti fa stare in quell'ambiente che magari in inverno non hai la possibilità di avere. Cosa sento io maggiormente? Sento delle alghe seccate al sole. A me mi sembra veramente di sentire delle alghe seccate al sole. Poi c'è l'ambra grigia, che l'ambra grigia gli dà mille sfaccettature liquiriziose, pungente, dolce amaro. È veramente una profumazione, secondo me, incredibile, veramente incredibile. Consiglio di comprarlo dall'oggi al domani? No, ma come qualsiasi profumo, perché un profumo deve essere personale, va vissuto, va capito e va sentito anche nella propria pelle, eh, che cosa trasmette o cosa non trasmette, quindi bisogna provarli. Si provano e dopo si prende la propria decisione. Però questo è un profumo che ha fatto avvicinare migliaia e migliaia di persone alla profumeria di nicchia. Gualtieri, che se ne dica della sua simpatia o meno, fa prodotti unici, tutti copiano da lui, ma non ho sentito un profumo suo copiato da qualcun altro, cioè nel senso che qualcun altro abbia copiato un suo profumo. Questo fa capire molto del suo genio, del suo estro, a volte magari anche un po' esagerato. Tanti non dicono non sono neanche profumi, sono odori, ha solo voluto fare il grande, il gradasso. Io invece non sono di questa idea, sono dell'idea di una persona che ha fatto della profumeria, della sua estrosità, della sua personalità, li ha messi dentro una boccetta
perché alla fine quello deve essere, no? Cioè la sua personalità è qui dentro, e su queste fragranze può piacere, può non piacere, può anche far scappare, allontanare, però questa è la verità. Questo è un profumo assolutamente fantastico. Quindi se avete la possibilità, ragazzi, provatelo e dopo mi direte la vostra. Ci tenevo perché questo è un prodotto che per me va assolutamente, almeno una volta nella vita va provato. Dopo nel tempo è cambiato, una volta era anche più potente, ci sono stati vari batch nuovi, lo hanno fatto, rifatto, magari anche un po' calato di potenza, che forse anche male non è, perché così diventa anche più portabile. Resta il fatto che è un profumo da tenere in altissima considerazione e rispetto per quello che è. Ragazzi, vi ricordo che nei link in descrizione, se vi fa piacere darmi un sostegno con Amazon, su Epoca, Barberio, su Goodfellas, basta che cliccate sul link, fate qualsiasi acquisto che volete e mi date un sostegno sul canale. O potete lasciarmi un grazie, un iscrivetevi al canale, cliccare la campanellina, quello che vi va per darmi una mano e ben accetto per portare sempre più contenuti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Portate pazienza ai rumori, ma qua siamo in un paesino piccolo e la gente lavora nei campi di qua e di là, e quindi Orto Parisi, no? Qua è meglio posto per parlare di un profumo così. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!